Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. In italiano capita molto spesso che da una sola parola se ne formino delle altre, nuove, grazie all'aggiunta di un suffisso o di un prefisso. E molto spesso le nuove parole hanno dei significati completamente diversi dalla parola di partenza. Succede molto frequentemente con i verbi. E anche il verbo correre non è un'eccezione. Perciò in questo video vedremo proprio tutti quei verbi che sono derivati dal verbo correre, con l'aggiunta generalmente di un prefisso. E vedremo anche quali significati hanno assunto. Restate là! Prima di proseguire, vorrei spendere qualche parola per italki, lo sponsor di questo video. Probabilmente ne avrai già sentito parlare. Si tratta di una piattaforma che unisce tutti gli appassionati di lingue straniere, studenti e insegnanti. Con italki potrai imparare qualsiasi lingua tu desideri, con insegnanti madrelingua, attraverso lezioni individuali, divertenti, complete e soprattutto efficaci. Iscriviti ad italki utilizzando il link che trovi in descrizione. È gratis, non c'è nessun costo di abbonamento. Paghi solo quando fai le lezioni. Ti ricordo anche che ogni insegnante sceglie la propria tariffa su italki. Perciò troverai sicuramente quello più adatto alle tue esigenze e alle tue tasche. Non perderti la straordinaria possibilità di immergerti nella lingua e nella cultura di tuo interesse. Puoi studiare davvero quando e dove vuoi. Inoltre, le lezioni individuali su italki ti permettono di parlare per buona parte della lezione. E questo è il metodo migliore per superare la paura di parlare e diventare più fluenti. Infatti, con 19 ore su italki imparerai tanto quanto puoi imparare in un intero semestre all'università. Se stai studiando l'italiano e vuoi fare qualche lezione con me, potrai trovarmi su italki. Ti basterà solo il mio nome, Graziana Filomeno. Cosa stai aspettando? Clicca subito sul link in descrizione e comincia ad imparare, senza se e senza ma. Incorrere in qualcosa. Questo verbo significa andare incontro, scontrarsi con, finire in qualcosa di nocivo, negativo, dannoso, ma anche noioso, fastidioso. Spesso si usa con questioni legali, danni, pene, sanzioni, multe, punizioni. Per esempio, chi non rispetterà il divieto potrà incorrere in severe sanzioni. Rincorrere. Questo è un po' più vicino al significato originale perché significa correre dietro. Correre dietro a una persona o a una cosa che fugge, che si allontana. Fermati un attimo perché ho bisogno di parlarti e non mi va di rincorrerti per tutta casa. Ricorrere a. Questo verbo, attenzione, ha più di un significato. Può significare innanzitutto rivolgersi in un momento di bisogno o in una circostanza difficile a una persona che può fornire aiuto. Spesso una figura autorevole. Medico, avvocato, giudice. Se continuerai ad ignorare i miei avvertimenti, dovrò ricorrere a un avvocato. Un altro significato di ricorrere è quello di servirsi di un mezzo, spesso negativo, violento, per raggiungere lo scopo desiderato. Non costringermi a ricorrere alle maniere forti. Oppure il verbo ricorrere, in riferimento a eventi, festività, assume anche il significato di essere celebrato in un determinato momento, in un determinato giorno, in una certa data. Per esempio, il 25 aprile
ricorre la festa della liberazione d'Italia. Percorrere. E percorrere significa compiere un tragitto o anche attraversare un luogo. Per esempio, per arrivare al castello bisognava percorrere un sentiero tortuoso. Oppure, la ferrovia percorreva tutto il paese. Trascorrere. Trascorrere significa semplicemente passare un certo periodo di tempo. Dove trascorrerai le vacanze di Natale? Da bambina trascorrevo sempre l'estate a casa dei nonni. Decorrere. Decorrere significa entrare in vigore, essere valido a partire da una certa data. Perciò è spesso seguito dalla preposizione da. E a decorrere da significa proprio a partire da. Però è più utilizzato in contesti formali. Non so, gli interessi dell'investimento decorrono dal primo del mese. Scorrere. Scorrere significa fluire, detto dei liquidi, o più in generale procedere agevolmente. Il fiume scorreva lungo la valle. Il sangue scorre nelle vene. Oggi il traffico scorre senza problemi. Ancora, il tempo scorreva velocemente. Occorrere. Occorrere significa essere necessario. E con questo verbo la frase si forma molto spesso con il soggetto posposto, cioè messo dopo il verbo. Per esempio, ci occorre più tempo per portare a termine il progetto. Oppure per preparare la carbonara occorrono le uova, il pecorino e il guanciale. Intercorrere. Intercorrere significa essere tra una cosa e l'altra, stare in mezzo, quindi esistere tra due o più elementi. Quindi può indicare per esempio il tempo che è passato tra due eventi, o la distanza che c'è tra due cose, o la relazione che c'è tra due persone. Per esempio, tra l'Italia e la Spagna sono sempre intercorsi buoni rapporti. Tra noi intercorre un grande rapporto di fiducia. Tra le due case intercorreva una breve distanza. Soccorrere. Soccorrere significa dare, prestare aiuto, soprattutto in una situazione di emergenza. Per esempio, in caso di incidente è obbligatorio fermarsi e soccorrere i feriti. Accorrere. E questo verbo significa correre verso un luogo per una ragione particolare. Sia perché in quel luogo è successo per esempio qualcosa di brutto, di negativo. Quindi per esempio i giornalisti sono accorsi sul luogo dell'incidente. Sia perché in quel luogo si sta svolgendo un evento a cui si vuole partecipare. Per esempio, il 25 giugno si terrà la sagra del fungo porcino. Accorrete numerosi, che significa venite in questo luogo, venite velocemente, correte verso questo luogo per non perdervi questo evento. Com'è andata? Fatemi sapere nei commenti quanti di questi verbi già conoscevate e quanti invece ne avete imparati grazie al video. Sono molto curiosa e fatemi sapere anche se vi è piaciuto lo stile di questo video, quindi una parola che con l'aggiunta di prefissi o suffissi forma delle altre parole, spesso con significati completamente diversi. E a proposito di questo stile, ho già realizzato un altro video che vi consiglio di guardare se ancora non lo avete fatto. In particolare lì mi occupavo dei verbi che si sono formati a partire da venire. Se vi piace il genere posso realizzarne anche degli altri.
con altre parole. Fatemelo sapere sempre nei commenti e per guardare questo video invece non dimenticate di cliccare sul link che trovate qui in alto nella card o giù in descrizione. Per tutti gli altri contenuti di grammatica o di cultura italiana potete passare dal nostro sito lernamo.com. Non dimenticate di lasciare un mi piace a questo video se vi è piaciuto, se vi è stato utile, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e non dimenticate anche di seguire Lernamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti che potete trovare lì. E con questo è tutto, io vi saluto, vi aspetto prestissimo in un nuovo video.